Mi vedete abbronzato perché devo dirvi che c'è 30 gradi, sono a Genova e io ho cambiato veramente idea sull'effetto serra, sono per l'effetto serra, ho messo in moto tutte le macchine mie e dei miei figli, il riscaldamento al massimo in modo da fare CO2 e di fare l'effetto serra, perché qui 30 gradi è una cosa che non si vedeva da 20 anni, ho le salamandre che sono in crisi di identità, ci sono un orso bianco passava di qua, dove devo andare, ma la cosa che voglio dire è che il Movimento 5 Stelle ha 2 anni, domani è il 4 di ottobre, San Francesco, ed è nato questo movimento al Teatro Smeraldo di Milano, se vi ricordate, col programma. Se facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto è inconcepibile. Abbiamo messo 160 consiglieri tra consiglieri comunali e regionali, abbiamo fatto un passo straordinario di cui hanno paura un sacco di persone e ci stanno odiando, non siamo neanche avversari, siamo nemici, siamo diventati nemici, siamo 130.000 iscritti, 125.000 iscritti, gli iscritti potranno votare una serie di nomi per andare alle elezioni nazionali e se metteremo dentro 20 o 30 ragazzi nel Parlamento li facciamo un culo come una capanna, lo sanno, infatti questi partitini, questi vuoti che riempono il nulla, secondo me cominciano ad avere un po' di paura, ecco perché c'è questo isolamento, ogni tanto scrivo e faccio dei post che mi sento solo e ci sentiamo soli, ma in effetti noi rompiamo i coglioni a quasi tutti, destra, sinistra, questi partiti che non hanno più senso con queste loro facce da vomito che sono in televisione e sto notando una cosa, che c'è una certa unificazione, c'è un certo rimpasto, forse politicamente hanno già vinto, non lo so, ma stanno con questo referendum che io sospetto perché è una presa per il culo, l'avrete capito, almeno se facciamo ragionare un attimo le sinapsi che sono qua dentro, lo capiamo perché sia Di Pietro, Bersani, gente che era al governo e sono andati al governo con questa legge elettorale e quando erano al governo nessuno ha menzionato di cambiare la legge elettorale. Ora il discorso è questo, se noi torniamo alla legge precedente, quella del Mattarello, un porcellum, queste parole, poi sono io il malato di mente, sarà un peggioramento perché ci sarà il bipolarismo, i due schieramenti, quindi se non ti schieri sarai tagliato fuori, quindi i movimenti come il nostro e specialmente il nostro avrà dei grossi problemi perché dovrai allearti, dovrai fare dei compromessi, cosa che non ci passa neanche per la testa, quindi hanno capito che noi possiamo diventare l'ago della bilancia col nostro 4-6% di queste frittelle, di questa frittura mista che sono i partiti. Noi stiamo andando avanti benissimo, democrazia dal basso, abbiamo bisogno di tempo, la rete è lenta ma inesorabile, stiamo aumentando a vista d'occhio, è chiaro che loro tentino qualsiasi manovra. Ora io mi sono fatto 2 appunti perché il Movimento 5 Stelle lo conoscete, non prendiamo soldi da nessuno, abbiamo finanziamenti propri, come riusciamo a farceli, io col mio lavoro, Casaleggio col suo e voi col vostro, siamo vicini alla gente, il nostro meccanismo politico è stare in mezzo alla gente, banchetti nelle municipalità, nei comuni, nelle regioni e poi vedremo cosa succede quando entreremo in Parlamento. Non abbiamo finanziamenti, li abbiamo rifiutati, questi partiti vergognosi stanno in piedi perché li teniamo in piedi con 1 miliardo di euro di rimborsi elettorali, attraverso una stampa immonda, veramente vergognosa, che sta in piedi con finanziamenti pubblici, quindi chi non prende i finanziamenti pubblici fanno paginate magari di pubblicità, dell'Eni, della Telecom, dell'Expo, che è ancora peggio, credo che sia ancora peggio, quindi io non mi fido più nessuno, rimarremo da soli, benissimo, andiamo avanti da soli. Io voglio solo dirvi che sta succedendo qualcosa di strano, Della Valle che esce con questi politici, state attenti, basta, ora basta, lui che finanziava ed esultava
di felicità con Mastella, sono gente che delocalizzerà le produzioni all'estero, questi Montezemolo che hanno già delocalizzato all'estero. Noi abbiamo bisogno di cambiare non solo la politica ma la società, e il movimento è l'unico che è in antitesi, è contro, quindi col nostro programma, con le nostre carenze, perché non siamo certo delle persone incredibili. Sono 4 anni io che scrivo e urlo nelle piazze, urlo per il default, per il debito pubblico. Mi ricordo in piazza Navona che c'era Flore Arcai che andava a dire chiudete il microfono, oppure altra gente di sinistra. Io volevo dire invece la mia attraverso il telefono, dire le mie cose, quelle che si sono avverate, davo dei numeri, si sono avverati. Io non sono un preveggente, sono solo una persona libera, io faccio appello alle persone libere, cerchiamo di essere insieme, e questi giornalisti che si sono inventati dei movimenti che scaturiscono dalla rete, come il Popolo Viola, che poverini, chi ci è caduto, mi dispiace, ma sono solo proiezioni e finanziamenti di partiti ormai beceri, oppure i pirati tedeschi italiani, sono tutti atteggiamenti per voler scalzare il nostro movimento. Guardate che noi veramente stiamo incidendo profondamente. È chiaramente che se con questi referendum si coalizzeranno, da Vendola a Di Pietro, entreranno nel PD, se andranno con la legge del Mattarellum, noi saremo abbastanza tagliati fuori, un po' ridimensionati, è una presa per il culo. Perché non hanno parlato della legge del 350.000 firme? Perché li portava a casa tutti, li mandava a casa tutti, 2 legislature con effetto retroattivo, andavano a casa tutti i segretari, tutta questa gente che vedete in televisione, insopportabile, con queste facce da vomito. Non sono tutti uguali, sono diversamente schifosi, uno peggio dell'altro. È qualunquismo, è populismo, non lo so che cos'è. Io cerco di interpretare quello che sento e quello che vedo, e hanno una paura fottuta. Ecco perché cercano di coagularsi in questo minestrone, di rifondare il bipartitismo, mettere delle soglie, non far entrare le democrazie dirette che usciranno. Quindi la cosa che vi consiglio è di guardare con i vostri occhi, filtrare con la vostra intelligenza, guardare quello che vi succede, quello che succede attorno. È veramente incredibile, dalle pensioni che si dovranno toccare immediatamente perché è il 40% della spesa pubblica, alla sottrazione dei nostri beni primari, ai servizi, immolandoci per chi? Per questi 4 dilettanti allo sbaraglio. Basta, state pronti, fidatevi del vostro istinto, di quello che vedete, di quello che sentite, non filtrate più i pensieri attraverso le televisioni e i giornali, non servono più. Per adesso nel Molise ci sono delle elezioni fantastiche dove la sinistra è rappresentata da uno vecchio della destra e della destra è uno vecchio della sinistra, non abbiamo concorrenti, sono veramente delle cose da fantascienza. Vi faccio una promessa: se andremo alle elezioni nel 2013 sono sicuro che metteremo dentro, se non ci sono dei cambi straordinari o incredibili, 30 ragazzi dentro, e se entrano 30 ragazzi dei nostri con la rete, con le web che filmano, che creano trasparenza, portiamo dentro progetti, gli facciamo un culo così. Quindi io vi abbraccio su tutti uno per uno e San Francesco ci porterà bene per altri 2 anni. Io ho gridato per 4 anni, guardate che stiamo fallendo, e mentre io gridavo queste cose il governo rassicurava, Tremonti, il nano andavano in televisione a dire no, è tutto così, bisogna riattivare i consumi. Vi ricordate? Erano tutti su questa strada, le infrastrutture, tutte cose che ci hanno portato a un disastro totale, un disastro, non possiamo neanche fallire. Se falliamo noi ci portiamo dietro la Francia, la Germania, finisce tutto in una bolla perché questo capitalismo di rapina è già finito, lo capisce anche un bambino. Dove andiamo a finire? Emigriamo, andiamo fuori da questo paese, dove andiamo? Il mondo ormai, almeno quello occidentale, è più o meno si somiglia. Cosa facciamo? Non lo so io che cosa consigliarvi, è che ormai la gente non arriva a fine mese, la spesa, le pensioni, la sanità, toglieranno i trasporti che i mezzi pubblici aumentano, continuano a massacrare la gente così in nome di che cosa? Qui devono andare a casa, dobbiamo secondo me cominciare a fare di nuovo
aprire questo e guardare dentro, perché se non guardiamo dentro cosa ci abbiamo, la nostra fine, boh. Bisogna secondo me cominciare a rischiare qualcosa di personale, qualcosa di vostro ve lo dovete rischiare. Tengo famiglia, tengo il mutuo, lo so che è difficile, ma non abbiamo più niente da perdere, siamo cittadini con l'elmetto. Io vi prometto che se entriamo una trentina di noi, di voi, di ragazzi, di cittadini veramente determinati e informati dentro il Parlamento, sono morti, e allora prendiamo il loro cervello e ce lo mangiamo. Ciao a tutti e viva l'effetto serra, ciao.